importantissimo. Questa è una planetaria che può fare il pane, ma fa più roba da pasticceria che da panetteria. Ho detto che ci sono quelli con i bracci tuffanti e quello che ha un pistone al centro, un verme a fianco, questa baginella gira su se stessa e il verme continua a girare. Cioè il contrasto tra il verme e il pistone fa sì che è come se qualcuno sta impastando allora, una baginella. Ho detto che è un lievito madre secco biologico, mentre questo lo posso mettere direttamente lì perché è in polvere. Posso prendere prendo una baginella, faccio la cavoia, metto la farina, prendo questo lievito, lo si mette dentro la farina e lo si sbriciola. Con la farina lo si sbriciola. Io preferisco sempre mettere il lievito nell'acqua. Bisogna naturalmente avvicinarsi quanto più possibile, ma poi l'esperienza fa sì che uno se ne accorge ad occhio. Sì. No, ad occhio non si può fare tanto, ma però al tasto sì. Ecco, ad occhio non si può fare sempre tutto ad occhio, perché ad occhio vuol dire che una volta esce fuori il pane in una maniera e un'altra volta in un'altra. Non è il tatto, è una sensazione più estesa al tasto, la tastatura. A questo punto dobbiamo mettere meno d'olio, giusto perché abbiamo visto che aiuta, cioè gli zuccheri non solo aiutano a far mangiare dentro, ma poi quando lo mettiamo in forno fa quella doratura anche a forno, alla parte. Si mette circa 20 grammi per chilo, non di più. Quanto parla 20 grammi per chilo di farina? Sì. L'olio non ci si mette. Anche questo olio qua, ci mettiamo circa 30 grammi per chilo. Non esageriamo, però se così, cioè mi ricordo che scordo diventa pane all'olio. Una cosa che ci serve è mettere il sale. Anche questa è una cosa soggettiva. Cioè, a me non piace il pane saporito. Io ne metto sempre 30 grammi, ma io so c'è chi ne mette 50 grammi al litro, anzi al litro di acqua. Io ne metto sempre 30 grammi. Per cui dopo è anche il vostro gusto, no? Il sale si mette sempre per appuntato con il mare. Bene? Allora, io so che l'ho già misurato, questa qui come si chiama? Sessola. Una sessola di questa qui è 1 chilo. Allora, mettiamo 16 freschi
uso di questa forte. Mi sono dimenticato di dire che ogni farina ha la sua percentualità di umidità. Per cui io posso scrivere che metto 2 litri di acqua, ma se ne servono di più li devo mettere. Questo fa tutta la parte dell'esperienza, perché una farina può avere il 13% di umidità, l'altra può avere il 15%. Anche la farina ha la sua umidità. Vedo che l'impasto è quasi formato, io metto il sale. Ancora deve lavorare, per cui lo metto lì perché si vede che non rimanga in un posto solo. Quando si aggiunge l'acqua non si deve buttare. No, nel senso si deve mettere poca per volta, perché si deve dare la possibilità di assorbire pian pianino. Vuoi è un pochino duro, ecco perché però ripeto, questa macchina lo si può fare, arrivare a tutti, sa quanti chili di farina impasto a mano? 8 kg. No, allora, una volta come facevo, non era il muscolo. Il discorso, se io non ho la macchina che lavora, io devo fare riposare un pasto, io mi preparo. Allora, basta che solo scritto sia già lisciata da sola. Per cui vuoi, l'importante è che alla fine il prodotto finale sia bello liscio. Adesso si sta formando la maglia glutinica. Quando noi la facciamo lavorare, si forma una maglia glutinica. Questo è il primo impasto. Quindi se si fosse spezzato nel tirarlo via non lo rimette insieme. Lo metti a lato. A fianco. Oppure se hai un'altra bacinella non le unisci, le metti a fianco. Perché è come se fosse un individuo Una volta unico. che si spezza diventano due. Gemelli. Sono gemelli. Non sono figlio unico, diventa gemelli. Vai pure. Allora, questa viene buttata così. Oppure pellicola come ho detto. Meglio così. Io vado a pensare così, poi intanto misuriamo il coso di voi e poi la coprite qua. Poi facciamo assieme la forma. È importante che voi la copriate. Allora, noi dobbiamo cercare di far diventare liscio questo composto. O lo facciamo così, continuiamo a tirare, o lo facciamo così. Guardate come è diventato già, vi ho fatto solo, sentite pure i profumi della pasta. Con dolcezza. Spingete delicatamente il primo giro e lo rigirate, adesso è già pronto questo, è liscio? Fate pure. Nel momento in cui non ci riusciamo a fare questo qui, voi lo vedete, ci sono tanti metodi, io prendo le mani, lo metto così e questo è molto più facile. Ok? Faccio più veloce, cerco di metterlo sotto e qua si tira. È più facile di fare come ho fatto prima io. Ok? Oppure fare in questo modo. Questa è la vera pirlatura. Mirlatura. Cioè far girare il pane. Quando noi abbiamo un pochettino il pane che è riposato, lo stendiamo, no, poco. Poi lo faccio un'altra volta, così tanto lo stendiamo in questa maniera. Vedo, io penso dal mio caso che quando premo che non è giusto. Ok? Però viene lo stesso, non devo fare. Noi lo stendiamo così. E li facciamo in un disco grosso. Unite così le mani e schiacciate in questa maniera.
ok? Unite, perché se facciamo così facciamo buchi, va bene? Cioè se non riuscite a tenere le mani, signora, se non riuscite, intrecciate le dita, così rimangono attaccate. Intrecciate le dita e tenete al centro, lasciate il bordo in pace, cioè lasciatelo tranquillamente il bordo. Questo disco non si fa altro che si fa circa oltre la metà, i panettieri di Altamura così ci mettono il braccio, io non me lo metto il braccio. Dai, metti il braccio, fallo proprio, non ti preoccupare. Però fanno così. E cosa serve? Adesso si vede, lo piegano in questa maniera, ok? Poi velocemente loro ci danno 4 tagli, ce l'ho anche, 4 tagli così, il segno della croce. Ok? Voi quando lo fate, io l'ho fatto lì, l'ho fatto così, quando lo fate, farlo davanti a voi, fatelo lì.